Buongiorno a tutti, come andiamo? Tutto bene? Vi è piaciuta la intro? Cioè, ci ho impiegato un po' di tempo, devo essere onesto, perché devo riuscire a fare le cose come voglio farle, perché nel momento in cui eh, non mi piace anche un piccolo elemento, purtroppo ci impiego poi una vita Però spero vi sia piaciuta, spero vi sia piaciuta. Se ci possono essere delle migliorie, le andiamo subito a fare, perché sappiamo che siamo un gruppo che ormai si compromette, giusto? Ci compromettiamo per crescere come individui. Quindi, nel momento in cui noi sappiamo, vediamo se magari alzo un po' col microfono, nel momento in cui noi sappiamo che abbiamo spazio per migliorarci, cosa facciamo? Lo facciamo. Come potete vedere, la telecamera non è uguale, esatto. Ho portato la mia fotocamera finalmente in ufficio dove faccio questi video, in modo tale da avere qualità superiore, nessun problema di surriscaldamento del telefono, perché è stato il problema numero uno da quando ho iniziato a fare video, e almeno mi si vede bene. C'è un po' di casino dietro perché siamo in ufficio dei miei genitori, potrei fare una bella sponsorizzata, non mi pagano per farlo, però siccome logicamente credo nel loro servizio, ve lo dico, la Fabbrica dei Sogni è un tour operator e agenzia di viaggio. Vi consiglio caldamente di andare a contattarli in caso abbiate bisogno di fare viaggi, soprattutto all'estero e con un bel programma, bello sostanzioso. Ora, senza perdere altro tempo, questo video è registrato domenica, quindi sarà una panoramica di ciò che credo possa succedere all'interno della settimana o all'interno delle prossime settimane, perché comunque avendo un'operatività swing andremo a vedere quello che è alcune possibilità nel corso dei giorni, settimane, mesi, essenzialmente. Perché? Perché molte volte mi è capitato di tenere aperte posizioni che stessero aperte appunto per anche un mese. Ora, senza perdere altro tempo, direi di andare subitissimo nel grafico. Oggi vi porterò le mie analisi per quanto riguarda l'euro su euro sterlina, euro yen e euro dollaro. Partiamo da euro sterlina, andiamo subito magari a vedere nella mensilità. Allora, nella mensilità siamo comunque in una zona di possibile rialzo, nel senso che non abbiamo superato questo massimo, però non abbiamo ancora rotto questi minimi, ok? Quindi siamo ancora in una zona di rialzo. In più abbiamo avuto questo bellissimo impulso che ha rotto comunque strutture precedenti, perché ha rotto questa, ha rotto questa, ha rotto questa, anche perché calcolando che siamo su un time frame mensile, ogni candela un mese, sono belle strutture da rompere essenzialmente. Quindi abbiamo avuto un bel movimento buy. Ora, ora però stiamo facendo continuamente delle rotture di struttura, tipo questa qua. Però, l'ultimo mese c'è stata una bella spinta che adesso andremo a vedere nel dettaglio se è stata rotta la struttura precedente, perché se dovesse essere stata rotta potremmo andare a cercare delle opportunità buy, o se no potremmo anche cercare delle opportunità sell, anche perché come potete vedere qua c'è stato un bel rifiuto. Ora mettiamo magari così che abbiamo la calamita. È stata rotta la zona, ok? È stata rotta da quest'ultimo impulso. Però l'ultimo impulso ha avuto un, diciamo, un rifiuto di 140 pips, che comunque non è poco. E in più abbiamo nel time frame settimanale tanta forza buyers, perché come potete vedere le candele buy sono più forti di quelle sell ad ora, ad ora. Spostiamoci in un time frame giornaliero. Time frame giornaliero, cosa sta accadendo? Sta accadendo cosa? Stiamo creando, spostati te, grazie, stiamo creando minimi e massimi sempre superiori. Sì, facciamo anche questo qua. Minimi e massimi sempre superiori. Ora, potrebbe essere una correzione del movimento grosso? Indubbiamente, però siccome siamo su un time frame giornaliero, possiamo anche pretendere di poter andarci a prendere un bellissimo movimento buy fino alla nuova, cioè alla struttura che ci serve nel time frame weekly. Ora,
c'è questo piccolo dettaglio che sarebbe una bella bearish engulfing, cioè una candela a sell che si mangia completamente, che forse non si è mangiato completamente ma quasi, la candela buy. Ora non è sinonimo di andiamo sell, non è così. Perché? Perché abbiamo ancora questa struttura che ha retto. Vediamo se possiamo fare così. Perfetto, dominance. Abbiamo questa struttura che ha retto, ok? E magari mettiamo anche che si può vedere solo in daily. Ok, abbiamo questa struttura che ancora regge. Andiamo nel 4 ore. Nel 4 ore, come potete vedere, noi abbiamo avuto questa rottura di struttura, ok? Per poi essere riassorbita anche abbastanza velocemente. Quindi tendenzialmente quando un movimento è così forte per rintracciare è più un sinonimo di cambio struttura. Però, siccome l'abbiamo detto prima, noi abbiamo ancora questa zona che regge. Cosa c'è però? Cosa c'è da sottolineare? Che abbiamo questa zona interessante che è da dove è iniziato questo impulso che poi è andato a rompere questa struttura qua. Andiamo a segnare, ecco fatto. Quindi facciamo anche magari template boss che ha rotto questa struttura e anche queste logicamente, e in più abbiamo un imbalance da andare a colmare e abbiamo della liquidità mezza statica, mezza statica, mezza dinamica, non mi veniva il nome, da andare a prendere. Quindi abbiamo comunque una zona di molto 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 interesse, mettiamolo come domanda, di interesse. Perché? Perché questa zona qua, bene o male, è stata presa. Ora, ci sono possibili scenari, cioè, siccome noi sappiamo che c'è stato questo rifiuto enorme, ok? Perché per via di manipolazioni. Abbiamo questa zona volendo da andare a colmare al 50% che corrisponderebbe a 0,4. Comunque un numero psicologico, si fa 0,5, tagliamo la testa al toro. A 0,5 per poi magari andarci a prendere torniamo nel weekly che noi siamo qua, noi stiamo guardando questa zona qua, togliamo questa, stavamo guardando questa zona, o prenderci addirittura un movimento correttivo che può arrivare fino a queste zone qui, perché obiettivamente ciò che ci interessa è anche qua sopra, chiusura di imbalance, struttura che, cioè ultimo movimento buy che prima del crollo che ha rotto tutte le strutture, o comunque, perché poi andremo buy siccome c'è stata questa rottura di struttura, o comunque andare a prenderci una zona interessante un po' più vicina qua per andare di nuovo sell. Perché sell? Per andarci a prendere o questa zona, la prima zona intermedia, o questa zona qua. Ora andiamo magari nel 15 minuti. Nel 15 minuti abbiamo questo candelone qua, eccezionale, come potete vedere è stata tutta manipolazione a luna, che è circa orario London, quindi è orario New York, scusatemi, quindi è molto normale che avvengano queste manipolazioni. E abbiamo una zona interessante che può essere questa, adesso ve la faccio vedere anche nei 5 minuti, che può essere questa fino a, diciamo, innanzitutto, ecco fatto, fino al 50% di quella candela, ecco qua, facciamo supply, che può essere molto interessante per uno scenario sell. In più abbiamo della liquidità dinamica qua sopra, liquidity, e quindi potremmo andare benissimo a prenderci una zona del genere con 12 pips e mezzo, allarghiamo un po', un'ora, 12 pips e mezzo allora, togliamo questo, il primo TP che può essere questa zona qua, quindi andremo a segnare come, no, è un po' più giù, grazie, andremo a segnare come TP1. Poi abbiamo questa zona qua
come un possibile TP2 e abbiamo questa zona qua come un possibile un po' più alto, facciamo 4 ore che così vediamo meglio tutti quanti, questa zona qua come un possibile TP3 o comunque finale. Poi vedremo, nel senso che siccome sappiamo che abbiamo tanta struttura sotto da andare a prendere, magari qua arriveremo a togliere l'80% della nostra posizione per poi lasciar correre fino alle nostre zone di interesse qua sotto. Però ad ogni modo questo scenario qua è quello che onestamente mi piace un pochettino di più e potremmo arrivare ad avere fino a un ratio di 1 a 13 da 1 a 4.7 che comunque è buono, quindi 1 a 5 essenzialmente, a 1 a 9 o a 1 a 13. E questo qui per quanto riguarda euro sterlina. Euro yen. Euro yen siamo, non ve lo devo dire io, in un movimento molto 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 rialzista e siamo arrivati comunque in una zona di possibile interesse sell, come ho segnato in queste 3 zone qua. Allora, essendo in un time frame mensile, abbiamo questa zona qua che fa da capo, no, nemmeno, perché abbiamo avuto una bella rottura di struttura qua, ok, boss, quindi a rialzo. Qua siamo semplicemente andati a prenderci una zona di interesse, quindi questo può essere comunque tutto il movimento. Oppure, siccome il movimento sell è stato talmente forte, questa può essere la prima zona di interesse per un sell, o se no questa qua in cima. Però ad ogni modo siamo arrivati comunque in una zona dove possiamo andare a fare riposare il prezzo. Allora, questo qui è il trading plan che vi farò vedere magari un altro giorno. Cosa è avvenuto? È avvenuto comunque un movimento bello forte sell. Però in questo momento cosa vedo io? Cosa vedono i miei occhi? I miei occhi vedono un pattern che conosciamo molto bene, che è il pattern, vediamo se lo sapete dire prima di dirvelo io. Esatto, esatto, è un pattern testa e spalle. Perché? Perché abbiamo avuto un movimento, rintracciamento, movimento, un rintracciamento che è andato a rompere struttura precedente, ok? E quindi quello che noi possiamo aspettarci sono, diciamo, allora, uno scenario dove arriviamo addirittura a fare un IRI, che poi, come stavo guardando prima, che poi, come potrete vedere da questa cosa, dov'è che l'avevo messo? No, l'avevo messo un po' più sotto perché partiva dal movimento che effettivamente ha rotto struttura, che sarebbe questo qua. Come potete vedere abbiamo la nostra zona di target che corrisponde all'1,46,78, preciso, identico. Quindi come abbiamo visto è una zona molto 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 interessante. Ora, abbiamo detto che è un testa e spalle. Questa potrebbe essere la zona interessante per un buy, che parte dal corpo della candelina fino all'ultima wick. E cosa abbiamo qua? Abbiamo questo movimento di, no, ho scritto 5 mesi, di manipolazione pesante, dove è andato probabilmente a prendere innanzitutto gli stop, perché un movimento del genere serve principalmente per andare a prendere gli stop. Però è andato anche a chiudere questa struttura, ok, molto interessante. Però noi abbiamo comunque questa zona qua di interesse, perché non credo che ci siano informazioni a un minuto per farvi capire quanto veloce è stato il movimento, è stato questione di secondi. Quindi abbiamo questa zona molto interessante per un possibile buy, quindi cambiamo colore, demand, per un possibile buy, o se no abbiamo addirittura queste zone, perché molte volte non rintraccia per forza dove c'è la testa, ma rintraccia un attimo prima. O addirittura rintraccia il 50%, potrebbe rintracciare il 50% di questa wick. E comunque avremmo una bella zona perché abbiamo chiusura qua,
chiusura di imbalance nel 15 minuti e abbiamo una bella zona di supporto e resistenza, ecco qua, che sarebbe questo. E in più abbiamo il 75, facciamo 80, dai, facciamo 80. E quindi questo qui è uno scenario, è uno dei possibili scenari, una e due zone. Ovviamente, siccome non siamo ben sicuri di una o dell'altra, aspetterei magari evidence, quindi una bullish engulfing, un pattern, qualsiasi cosa. E soprattutto come ci arriva il prezzo. Poi invece abbiamo Euro USD, Euro USD, Euro USD, che sta facendo tanti capricci. Perché? Perché siamo in una zona probabilmente molto interessante. Perché? Perché abbiamo questo nel mensile da chiudere, l'1,01, sono 300 pips e in più abbiamo questa liquidità, ok, nel mensile però, quindi essendo time frame così alti, a volte è anche difficile dire andiamo sell. Pensate, io ero entrato qua, mi ero preso questi miei 205 pips, a parte che avevo fatto delle molteplici entrate anche da qua sopra, ero entrato anche qui, quindi potevo essermi fatto, pensateci, più di 1800 pips. 1800 pips, sarebbe stato fantastico. Però l'ho chiusa con 900 pips di profitto, quindi voglio dire, non male. Allora, come potete vedere siamo in un downtrend pesante, pesante, però non abbiamo chiuso sotto l'ultimo movimento, l'ultimo impulso sell. Abbiamo questa zona qua da poter andare a prenderci prima di poter ricominciare ad andare giù e nel daily lo vediamo come la potenza dei buyers comunque si è tornata un pochettino. Ora c'è questa zona da potersi riprendere, abbiamo questa reazione forte dei buyers. Se andiamo nel 4 ore, vediamo come appunto i buyers siano tornati a essere leggermente forti, non hanno chiuso niente qua, quindi possiamo aspettarci un movimento buy da queste zone qui, ok? Adesso vi lo metto così a casaccio, per andarci a prendere o la chiusura dell'imbalance, che comunque sono 200 pips, o addirittura questo movimento qua, che sarebbero 300 pips. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio, magari andiamo nei 15 minuti ed entriamo in questa zona. Come potete vedere questo movimento qui ha preso questa zona. Noi abbiamo tutta questa zona come possibile caso studio. Noi andiamo a prenderci il nostro Fibonacci, che adesso andiamo a mettere meglio. Abbiamo il nostro Fibo e come potete vedere l'88% è molto vicino a quello che è il nostro 50%, che sarebbe un 50, e quindi numero psicologico. E 0,5, scusatemi, è 0,5, numero psicologico. Però c'è un altro scenario, c'è questo scenario, cioè che il 50% della candelina qua corrisponde sia al 95% di Fibonacci che a questa zona qua di supporto. E quindi queste due potrebbero essere zone molto interessanti per andare buy. Quindi abbiamo detto l'88%, magari con stop loss che corrisponde al nostro 95%, e faremo 0,85 e magari facciamo, sì, così. Mentre l'altra entrata la metteremo a filo, come, ecco qua, nel nostro stop loss precedente, e lo stop loss invece sotto la struttura. Allora, facciamo così, questo qua piccolo tanto nei time frame alti non si vedrà più, e andremo a prendere in considerazione primo questo qui, diciamo, chiamerei l'ultimo take profit questo, sì, ah no, guardate qua, il 61,8 con cosa corrisponde? Con la struttura che ci serve, tra l'altro con una bella resistenza che potrebbe essere utilizzata come TP, e quindi nella zona di 1,7 e 400, anche prima dai, facciamo 73,5, che corrisponde al 61%. Però noi, siccome abbiamo un management del rischio giusto, andremo a prendere come zone di interesse magari questa un po' più sotto, allora qua,
questa come il primo TP, andiamo a segnare TP1, questo come TP2, magari leggermente più sotto, facciamo qua, e poi andremo a prendere il 27 come TP3, adesso lo segniamo, e il 61,8 come TP4. Ricordatevi una cosa molto importante, noi siamo comunque in un downtrend, ok? E facciamo TP finale, mentre questo lo andremo a segnare come TP3. Siamo comunque in un downtrend. Questa operazione verrebbe fatta per andare a chiudere strutture nel time frame giornaliero, per andare a prendere della liquidità che ci serve per tornare ad andare a ribasso. Avremo dei rischi rendimento da, oserei dire, capogiro, perché obiettivamente, no, allora facciamo così, andiamo a prendercelo di nuovo. Ah no, era già così, ok, perché obiettivamente potremmo arrivare a fare anche un 1,23 e 1,29, sono delle cose fantastiche, però comunque ricordatevi che siamo in un downtrend. Noi non andiamo mai contro il trend, andiamo a favore di trend, tranne in quelle situazioni dove possiamo dire ok, in questo momento so che posso permettermi di prendere una posizione buy, siccome sono tantissimi pips, per riuscire ad andare a chiudere struttura per andare poi a ribasso. E come potete vedere, questa zona qua, che è chiusura in balance, coincide quasi con il nostro TP3. Quindi nel momento in cui noi andremo a prendere il nostro TP3, andremo a chiudere già l'80%, se non il 90% della nostra posizione. Queste qui sono le mie 3 idee di mercato per questa settimana. Spero vi sia piaciuto il format di oggi, spero di portarvene sempre di più. Allora, magari spostiamo un attimo il microfono così ci vediamo meglio. Portarvene sempre di più, a me piace veramente tanto portare questo tipo di valore a voi. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo video. Non so se lo farò ancora di mindset o lo farò magari ancora di trading. Magari vedremo il resoconto della settimana. Vi auguro una splendida giornata. Fate un qualcosa di bello per un'altra persona. Noi ci vediamo venerdì. Tante care cose e ciao amici miei.